Siamo qui a Medjugorje e come ti chiami? Maddalena, Di dove sei, Maddalena? di Cagliari. Cagliari. Quante volte sei stato a Medjugorje? Questa per me è la quarta volta. Altre volte? Sì. Dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? Allora, la prima volta che ho sentito parlare di Medjugorje era in chiesa a Cagliari, alla chiesa di Bonaria, tramite una ragazza che è diventata la mia migliore amica, che mi ha parlato dei veggenti, dell'apparizione della Madonna che io non conoscevo. Sì. E quindi mi ha subito acceso il cuore. Ho detto, voglio andarci il prima possibile. E Mhm, così ci venni la prima volta nel 91, mhm. quando, non mi ricordo, 90 o 91, stava scoppiando la guerra qua. Wow. Sì, Ah, eravamo con un gruppo di giovani accompagnato da padre Pugioni, mhm. ora in corso di beatificazione il padre, sì. E niente, eravamo venuti qua, avevamo parlato con padre Iozzo, avevamo parlato con Visca, Miriana, abbiamo visto tutti i veggenti, bellissimo, bellissimo ricordo. Perché il padre tan speciale, il padre? Com'è? Il padre. Il padre che ci ha accompagnato, Sì. sì, padre Giovanni Pugioni, Ah, era particolarmente carismatico ah, e aveva il dono di diffondere la parola di Dio tra i giovani. Era tutti giovani studenti universitari, un gruppo mariano, andavamo tutti da lui. mhm. Quali sono le vostre esperienze a Medjugorje? In particolare devo raccontare un fatto che è capitato alla mia sorella che ora è salita in cielo, la Madonna la ci ha chiamata. Eh, Tranquillo, poco a poco, piano. ehm, come tutti volevamo confessarci e lei, siccome aveva problemi di salute, non voleva fare file chilometriche. Mhm, E allora, guardando tra un confessionale e l'altro, ha visto, questo c'era scritto polacco, mhm. un confessore polacco. Allora, per evitare tanta gente, si è infilata e ha chiesto, scusi padre, lei parla italiano? E lui gli ha risposto, sì, mi può confessare? Certo, vieni. Quindi lei mi disse quello che doveva e a un certo punto lui la guarda e le dice, mi hai detto tutto? Lei ha detto, sì, padre, ho detto tutto. Sei sicura? E lei dice, perché mi sta dicendo così? Sono sicura, ho detto tutto. E allora lui gli ha detto un qualcosa della sua vita che gli era capitato anni prima Mhm, e lei è rimasta sbalordita. Come fa a sapere questa cosa? mhm. Dice, perché ce l'hai ancora scritto nella coscienza. Il Signore ti ha già perdonato, sei tu che ti devi perdonare. Così gli diede questa benedizione e uscì di corsa a mia sorella per dirmi, guarda, mi è successo così e così. E io ho detto, dimmi dov'è questo sacerdote. Sono andata, Mm. ma non l'ho più trovato. Uh, È e- un'esperienza incredibile. bellissima. E hai ricevuto guarigione e conversione personalmente a Medjugorje? No, purtroppo no. Stavamo cercando per Mimma, la mia sorella, la guarigione Mhm, e abbiamo pregato tantissimo, ma mhm, senza risultato. Però la Madonna le è sempre stata vicino, l'ha aiutata tantissimo. Prima di entrare in coma, mhm, io la stavo aiutando, imboccando in ospedale perché non aveva la forza mhm. di nutrirsi. E lei mi disse, senti, senti, io ho detto cosa devo sentire? Spostati i capelli, la mascherina. Senti, stanno cantando le litanie della Madonna. Mhm. E io ho detto come?
Figurati in ospedale, le mura grosse, tutti i malati, non si sentiva niente. Lei era già in comunione con tutti i santi. Dopodiché si è addormentata, è durata in coma 3 giorni e poi è salita al cielo. Wow. Cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? Certo, è un posto speciale. Mm. Solo respiro nell'aria questo misticismo. Molte persone hanno bisogno di rigenerarsi mediante la confessione o semplicemente guardando e pregando davanti alla statua della Madonna è sufficiente quello. Mhm. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie a te, grazie a te. Idemo samo malo mjesta ako nije problem. Idemo samo malo mjesta. There's the man. How is Medjugorje? Is good? Oh, to, good. Fine. Yes. And how is Medjugorje for you? Beautiful and amazing. Why? Because one small village here, and I know this Medjugorje is so beautiful, and I like it. I don't know why, but I feel that. It's Our Lady. It's Eh, God. Love. Everything. Oh, thank you so much. You're welcome.
Molite, što ona vam ne može nimalo narediti, jer ste vi djeca Božja, Bog vas nagleda. Molite, i neka vam trojica uvijek bude u rukama, kao znak što toni da i vi meni pripadate. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Prekrasno. Imamo krunicu, dignemo je i recimo šta nam je Gospa rekla. Znak da je uz nas i da to nam ne može ništa. Ona ne može ništa, ona je najjače oružje. Evo i sad ga imamo. I u drugom otajstvu radosne krunice razmišljamo kako je blažena djevica Marija pothodila Elizabetu i donijela oslobođenje i radost. Yeah, here at the blue crosses now. There's a second blue cross. Ono što nam je Gospa rekla, to ona i danas radi. A kad se ukloni grijeh, dolazi radost. Duh Sveti nam ispunja srca. I ovim osobama s invaliditetom, djeci s poteškoćama u razvoju, crkva omogućava i da prime sakramente, svete ispovjedi, priče i krizme bolesničkog pomazanja, i tako se i oni oslobađaju grijeha i ispunjaju radošću i ljubavlju, bez obzira na to koliko oni to mogu razumom shvatiti. Budući da oni ne griješe toliko koliko mi odrasli, onda njihova radost i ljubav su mnogo veća od naše. Evo to vidite, gdje god ih ovdje sretnemo, oni su radosni i zrače ljubavlju. Budi naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi nam životi. Budi naša sreća, Kriste, budi nam životi.
Evo malo ćemo sada vidjeti.